Ragazzi, sono Mocho e questo è il video che non vi aspettavate sul mio canale. La Beyond Meat, la fake meat come la chiamano, è arrivata anche qui a Milano ed oggi andiamo a vedere se è meglio della carne. Beyond Meat è una startup statunitense che nasce a Los Angeles nel 2009 e propone questa carne fake derivata dai piselli gialli. Pensate, vengono aggiunte delle spezie, del succo di barbabietola per renderla più juicy quando andiamo ad azzannarla. Il risultato è questo composto che ha la texture molto simile alla carne di un hamburger e il sapore andiamo a scoprirlo oggi. Prima tappa, ragazzi, Avo Brothers, siamo in corso 22 marzo. A menù propongono 4 proposte con la Beyond Meat, andiamo ad assaggiare qualcosa. Ragazzi, siamo da Avo Brothers e qui in mano ho il prezioso menù di Beyond Meat. Vediamo le loro proposte. Allora, ci sono 4 piatti. Il Pink Burger, che è un hamburger con lattuga avocado, barbabietola e maionese alla paprika. Vedo che c'è il bun rosa, quindi sarà una di quelle cose super instagrammabili da influencer, quale naturalmente sono MochoHF, se non mi seguite su Instagram, tac, qua sotto. Poi c'è un Beyond Cheeseburger, quindi super classico con fake meat, il cheddar bio life, quindi sarà vegano, immagino, lattuga pomodoro e patatine fritte. Poi c'è una bowl che potrebbe non essere male, quindi c'è il burger, quindi presuppongo sarà a pezzetti con il songino, rucola, cipolla, bla bla bla, troppo, adesso non esageriamo. E però c'è il Beyond Hot Dog che mi ispira molto, con la salsiccia Beyond, la coleslaw e l'avocado. Penso che prenderò un cheeseburger e un hot dog, andiamo ad assaggiarli. Allora ragazzi, da bere ho preso questa fantastica bibita che si chiama kombucha, la kombucha, il kombucha, no, io lo chiamo il kombucha. Negli States va un botto, è un probiotico, un fungo che viene fatto fermentare. Il risultato è questa bevanda leggermente frizzante, gasata quindi, con un retrogusto un po' veramente di fermentato, quindi un po' strano, che però dicono faccia benissimo al nostro apparato digerente. Non che io ne avessi bisogno, ma mi piace, per cui la prendo. Un po' di aceto, bello, mi piace, buona, buona, buona. Ho preso la versione ginger, tra l'altro, per essere ancora più sano. Partiamo dall'hot dog, ragazzi, che devo dire, generoso. C'è Elio che si sta leccando i capelli, tipo. Allora, c'è questa salsiccia che sembra un incrocio tra una salsiccia e una polpetta in realtà, dell'avocado a fette, dei semi di sesamo, della mayo, piccante, spicy mayo penso sia, e della coleslaw, quindi un'insalata di cavolo, la vedo qua, vediamo se è bella croccantina, andiamo ad assaggiarlo. Non è sicuramente un hot dog, sa un po' un incrocio tra una polpetta e tipo lo shish kebab, non so se avete presente, con molto buona la coleslaw, devo dire, che è croccante e ha questa maionese anche abbastanza speziata, anche la carne è super speziata, devo dire che mi piace un botto. Buona, la coleslaw è veramente ottima, manca giusto un po' di aceto che l'avrebbe resa un po' più facile all'assaggio, ma tutto questo sapore di spezie, la maionese rende tutto un po' più dolce. Veramente buono questo hot dog, che poi non è un hot dog ma il sapore è veramente ottimo. Non paragonatelo ad un hot dog perché non c'entra assolutamente niente, è più una salsiccia in effetti come viene descritta. Mi piace molto la cottura, diciamo, sembra veramente carne cotta con una cottura medio al sangue, è morbida, è succosa, è super speziata, salsiccia Beyond Meat, per me è tanta roba. Bene bene. Allora ragazzi, è arrivato anche il cheeseburger, che devo dire non è affatto male, si presenta bene. Il pane è bello morbidino. C'è il mio bel Beyond Meat Burger, il cheddar veg, fettona di pomodoro e la lattuga. E poi dove aver messo la salsa alioli. Andiamo ad assaggiarlo?
La carne? La carne. Devo dire che questo Beyond Meat Burger, non è affatto male. Mi piace tantissimo la texture, che a differenza solita degli hamburger vegetariani, vegani, non è super pressata, ma ricorda un po' appunto la texture un po' grossolanina dell'hamburger, quindi al morso si sfascia, si sfalda. Piacevole questa cosa. Altra cosa che apprezzo è il fatto che la carne rimane umida, non asciutta. Questo ho letto, mi sono informato, dovuto al succo di barbabietola che utilizzano nell'impasto di questo Beyond Burger per renderlo appunto più succoso, per non dare quella sensazione di stopposità che di solito si crea negli hamburger vegetariani. Bellissimo perché se schiacci esce un po' di succhino di barbabietola. Piccolo dark side, ragazzi, di questa Beyond Meat, che non pensiate che questo sia un hamburger super sano, perché se confrontiamo i valori nutrizionali con quelli della carne tradizionale, beh, diciamo che sono più o meno gli stessi, con delle quantità di grassi e proteine per grammo, adesso non mi ricordo benissimo, che si avvicinano a quelle della carne. Quindi non state mangiando un'insalata, ma state mangiando comunque della carne creata in laboratorio, per cui va bene. Allora, egli è stato reclutato da nostro amico per fare un TikTok di qualità, penso. 1, via! Questo è Lava Brothers, ragazzi, seconda tappa, Burby. Prima però, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirmi su Instagram, sono MochoHF. Allora, ragazzi, penso che prenderò naturalmente il cheese per paragonarlo con quello di Lava Brothers, naturalmente Beyond Burger, e quindi classico panino con il cheddar, che qui però non è vegano, pomodoro ed insalata. Credo però che prenderò anche un health con bacon, cheddar, cipolla e jalapenos, per vedere se questo Beyond Burger mischiato con altri ingredienti riesce a ingannare il mio palato. Allora, ragazzi, partiamo dal cheeseburger, che è veramente enorme. Il pane è bello croccante, ma sembra molto leggero. Ho aggiunto della maionese liscia e della maionese con le cipolle caramellate. Andiamo a assaggiare. Devo dire che rispetto ad Lava Brothers la sensazione è abbastanza diversa, perché i pomodori e l'insalata sono diversi. Naturalmente qui è tagliata a pezzettini, c'è molta più maionese qua, quindi in realtà tutto è un po' più, come dire, cremoso. Ad ogni morso sento la maionese che si mischia con la carne, ma anche qui la sensazione è la stessa. Al morso sembra veramente carne, sento un po' di meno quel retrogusto di barbabietola, grazie soprattutto alle due maionesi che ho aggiunto, che nascondono un po' quel retrogusto vegetale. Qui in effetti sembra di mangiare quasi dalla carne. Super simile a quella della carne, Anche qui cotto perfettamente, è super succoso. Mi manca un po' di crosticina, se devo essere onesto, mi manca un po' di croccantezza dell'hamburger, si poteva scottare un pelo di più. Non lo so, ragazzi, qui per la prima volta sembra di mangiare un hamburger, un cheeseburger vero. Allora, qui, ragazzi, secondo me è la prova del 9, cioè questa proprio è la prova definitiva della Beyond Meat. Quindi l'ho messo in questo Health Burger con cheddar, jalapeno, cipolle crude e bacon crispy. Andiamo a vedere se con questa sinfonia di contorni il nostro Beyond Meat potrà ricordarmi i miei tanto amati hamburger di carne. Qui è dura, ragazzi, perché c'è il piccante che già copre leggermente il bacon, che comunque
ci dà quella sensazione di carne di maiale stupenda. La sento ancora quella nota vegetale dietro, però essendoci la cipolla cruda ti può leggermente ingannare, a meno che non sei un professionista come me, naturalmente lo capisci subito. Però la texture, la morbidezza, la crosticina anche che si viene a creare sull'hamburger, in effetti è la cosa più simile ad un hamburger di carne che ho mai provato, ed è pure strabuono, veramente da paura. Ragazzi, l'obiettivo di oggi è rispondere ad una semplice domanda: il Beyond Burger è più buono di un hamburger di carne normale? No, mi spiace. Però c'è un però, ragazzi, perché oggi abbiamo provato due versioni in due dei locali, dei pochi locali per ora che servono il Beyond Burger qui a Milano. Siamo stati da Avo Brothers, che propone una versione un po' più light. Ho preso un cheeseburger, aveva anche il cheddar vegano, pomodoro, insalata e maionese, e un hot dog con la variante salsiccia del Beyond Meat. Devo dire, mi sono piaciuti, molto light, molto leggeri. Devo dire che in queste varianti la sensazione vegetale comunque della carne era molto presente, nonostante la consistenza invece fosse molto simile alla carne vera. Poi siamo stati da Burby, dove abbiamo provato un'altra esperienza totalmente diversa da quella di Avo Brothers, molto più simile ad un hamburger originale, molto più, devo dire, soddisfacente per i miei gusti. Qui ho preso un cheeseburger e devo dire che per la prima volta, ragazzi, ho vacillato, perché la maionese mischiata con l'hamburger, l'insalata tagliata fine, il pane, per la prima volta mi ha dato la sensazione di essere davanti ad un cheeseburger vero, di carne vera. Ho messo poi alle strette la Beyond Meat, ragazzi, con un health burger con peperoncini jalapeno, cipolla, cheddar, bacon e maionese. E qui, ragazzi, era veramente dura, perché il peperoncino copre già leggermente i sapori. Poi c'era il bacon che mi fa impazzire, letteralmente, lo sapete, ho perso un po' i sensi. No, devo dire che con questo Elso ho avuto per la prima volta il dubbio, ma ad una persona poco attenta e meno esperta di me, la texture, la succosità del patty potevano veramente trarre in inganno. Per la prima volta, ragazzi, quindi potrebbe essere che mi venga voglia di mangiare un hamburger vegetariano, cosa mai successa con i patti vegetali tristi che ho provato sempre finora. Se avete seguito il video fin qui, mi raccomando, ragazzi, commentate con Beyond Mocho. Noi ci vediamo al prossimo video, ma ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi su Instagram, sono MochoHF. Noi ci vediamo al prossimo video con degli hamburger.